La prima volta che ne ho fatto uno così grande mi è venuto direttamente secondo quello che volevo fare. Mi sono ritrovato subito a fare una cosa molto grande, 200-300 metri quadri di sicuro. E l'ho fatto, non so come spiegartelo, come se un musicista gli dai uno strumento che non ha mai suonato e gli riesce bene. Io ho questo rapporto con le dimensioni che è problematico, perché siccome dipingere è una cosa che mi fa stare bene, voglio che duri il più possibile, per cui se devo fare una tela 40-60, questo benessere che mi viene procurato dal fatto che sto dipingendo finisce in un'ora, mentre se sto dipingendo un muro di 3 metri per 7 dura una giornata intera, e se sto dipingendo una parete di 200 metri quadri dura una settimana. Ti dico che è problematica perché magari tra un anno dovrò dipingere una città intera. Il bando nasce da un'idea condivisa tra la Fondazione e il Comitato Urban. È un bando secondo me innovativo per diversi motivi. Il primo è che offre a un artista, a un gruppo di artisti, di connotare buona parte di un quartiere attraverso 13 opere di un unico autore, che può dipanare su questi 13 muri un racconto, una storia. L'altro è quello legato alla selezione, cioè abbiamo postato questo bando proprio sull'idea della condivisione col territorio, cosa che non è molto consueta. Abbiamo istituito 2 giurie, una giuria di esperti e una giuria di territorio. Un progetto come quello di Bart necessitava comunque di un apporto diretto da parte della cittadinanza, cosa che abbiamo voluto individuare attraverso la costituzione di una giuria di territorio. La giuria di territorio, composta da 30 persone di tipologie diverse, gli insegnanti, gli studenti e gli abitanti, i commercianti, le associazioni, hanno lavorato intorno a una proposta presentata dagli esperti e su quello si sono confrontati. Installazioni dovrebbero essere. Gioco, divertimento, colore, infografica. È un po' troppo, no? Però Sì. eliminato, via. Sì. Eliminato anche questo. Il lavoro della giuria di esperti è stato molto proficuo secondo me, perché di fronte a 84 proposte giunte tra l'altro in larga parte dall'Europa, ma anche da paesi extraeuropei, da New York per esempio, piuttosto che dall'Iran, non era semplicissimo. Siamo davvero soddisfatti, abbiamo fatto un lavoro molto intenso e questo pomeriggio alle 5 abbiamo presentato alla giuria di territorio i 4 progetti dei finalisti. Le 4 proposte, quelle che sono emerse, che interpretavano bene questo problema di sovrapporre un'identità contemporanea a un'identità storica senza violarla, senza avere contraddizioni, aggiungendo un livello di lettura che credo sia pertinente, utile e appropriato per la città contemporanea. Ricordiamo che avevamo detto che doveva essere originale e fatto esclusivamente, mai pubblicato su Sanremo, cioè tanto per come chiarire. Sanremo. Se lui dice guarda io ho un alfabeto, faccio di 21 segni e te lo faccio grande 6 piani, non è che gli possiamo dire che è sbagliato. Ha vinto lui. Il vincitore del premio Bart, si tratta del progetto risultato quarto tra i finalisti, ovvero il progetto di Millo. Il suo è un intervento principalmente di pittura, sono dei grandi disegni che hanno vari soggetti, principalmente in bianco e nero, con uno strano segno che ricorda un po' forse un linguaggio alla Keith Haring, molto molto fitto. Un tizio di cui non mi ricordo il nome, che era nella giuria e mi ha scritto una mail di 2 pagine per dirmi che era contentissimo, ma non mi aveva scritto che avevo vinto espressamente, mi aveva scritto che mi aveva votato, e quindi ho dovuto aspettare tutta la notte e la mattina dopo, che era il giorno in cui uscivano i risultati, la mia ragazza si è svegliata prima di me, è andata a controllare e mi ha svegliato dicendomi che avevo vinto.
E da lì si è scatenato il putiferio, rimanda tutti gli appuntamenti che avevo preso e inizi a pensare che veramente devi fare quella cosa, quindi ho pensato perché ho partecipato. Dalla fase poi della selezione dell'artista alla decisione definitiva di dare questo muro, qualche condominio ha posto alcuni problemi, ad esempio sulla scelta del soggetto, sulla possibilità di inserire qualche colore. E devo dire che ancora qui spendo una parola a favore di Millo, perché è talentuoso anche nei rapporti personali, perché è riuscito in qualche modo, anche con piccole modifiche, ad accogliere questi desiderata e quindi alla fine a realizzare le opere. Io domani mattina elaboro un microverbale in cui siete tutti d'accordo ad avviare la preparazione delle pareti, fermo restando l'approvazione della nuova proposta, va bene così, e quindi noi siamo, l'architetto Rossi è in grado di iniziare a calendarizzare le cose. Ecco, qui è via Montanaro, giusto? Qui è Montanaro? No, mi sto confondendo con i palazzi che sembrano tutti uguali. Adesso ci sono un po' di problemi vari. Uno, che il lavoro non consiste nel stamparsi una cosa, portarsela sul cestello e riprodurla in grande, ma è adattare una cosa di 3 cm per 7 ad una cosa di, che ne so, 10 metri per 25. Poi i problemi sono i tempi. Fino ad ora non avevo mai finito un muro e ne ho iniziato un altro nello stesso giorno. Qui succede che se finisci alle 12:30 a mezzogiorno un muro, all'1 stai già sull'altro. Qua scrivono tutti sui siti writer pugliese, non penso di essere un writer, in realtà non lo sono mai stato, a meno che scrivere con un pennarello sul muro significa che sei writer. Non ho mai usato tanto le bombolette, poi il pennello l'ho sempre visto come una cosa che è più a contatto con il muro, no? A differenza della bomboletta che ti tieni sempre un po' a distanza. Anche perdendoti dentro il disegno riesci ad arrivare alla casetta che si trova di fianco alla macchina sotto il viadotto, che passa in uno scorcio tra 2 palazzi di 10 piani coperti da una nuvola sopra la quale passa un aereo. Tutta questa profondità rappresenta un po' i vari livelli di lettura, fino ad arrivare a quello emozionale che poi viene raccontato dal personaggio. Poi mi chiedono: ma stai disegnando un cinese, ma questi bambini sono tristi? Ma perché in realtà non sono dei bambini, ma sono degli attori che recitano la parte di un adulto, ma hanno la fisionomia di un bambino. Ciao! Ma sei che bella! Sei bravissima! Questo discorso di murale da fare nel cortile della Deledda è nato da un discorso di riqualificazione di tutto il cortile, perché riteniamo che un posto che deve essere fruibile per i bambini deve essere piacevole, deve essere costruito da loro, e fare in modo che anche i genitori partecipino a queste attività e un po' tutto il territorio. I bimbi sono contentissimi, ci saranno dei bambini che si faranno l'asilo, le scuole medie sotto le mie opere. Gli adulti sono un po' scettici al momento, ma poi quando vedono realmente di che cosa si tratta sono contenti anche loro. Gli anziani dicono sempre bah, chissà che sta facendo questo, bah. Dà un tocco di vivacità in più, visto il degrado che abbiamo, no? Fa piacere perché io da sopra a casa mi diverto a vederlo. Un tocco di bianco e nero che però dà più colore rispetto al grigio della zona. Il contesto dove tu lavori
ti obbliga a fare determinate cose. Io non posso fare quello che voglio qui a Barriera, come non posso fare queste cose per esempio a Londra. Devi un attimo capire come interagire con le persone che vivono attraverso il lavoro che fai. Non dico che deve avere per forza un messaggio di allegria, perché però di riuscire a fare capire anche soltanto magari ad un ragazzo di 16 anni che se tu vuoi fare qualcosa si può fare, che non è vero che siccome in televisione dicono sempre che non ne vale la pena ormai di fare niente in Italia, che l'Italia va a rotoli, non bisogna fare niente. Magari sono la dimostrazione effettiva che le cose si possono fare. Tu, che ne so, non dipingi, suoni, appassionati a queste cose e fai una cosa grande. Cioè non grande come dimensioni, ma poniti un obiettivo. Io non lo sapevo, non avrei mai immaginato di riuscire a fare 2000 metri quadri in una città intera. Eppure alla fine può succedere. Faremo un tour alla scoperta delle opere di Millo, Francesco Giorgino in arte Millo. Da dove arriva questo pittore volante? È l'esito di un bando internazionale che si chiama BART, è l'acronimo di Arte in Barriera, la barriera è Barriera di Milano. BART è un progetto strutturale del programma Urban che risponde all'obiettivo e all'ambizione di contribuire con l'arte nella rigenerazione urbana e dare a un territorio elementi di riconoscibilità, di affezione, che sicuramente sono ingredienti utilissimi nei progetti di rigenerazione urbana. Io credo fortemente in questa azione, spero che, compatibilmente con i fondi che cercheremo in qualche modo di reperire, di portare avanti questa politica sull'arte pubblica. Anche in Barriera di Milano, dove ci sarà un lascito che non si limita alle opere di Millo, intanto saranno poi gli oggetti che scaturiranno da questa ulteriore fase che è la prototipizzazione del concept su oggetti che dobbiamo ancora concepire insieme con Millo. E poi l'idea è quella di costruire proprio in Barriera di Milano, ricordo che l'acronimo B.Arte è proprio arte in barriera, come dire, dei percorsi che non sono solo mentali ma anche fisici nelle opere che c'erano prima di Millo, con quelle di Millo e con quelle che speriamo riusciremo ancora a realizzare. Siamo quasi ad una ventina di metri. Come Babbo Natale tra un po' entriamo nel camino delle case e portiamo i regali ai bambini buoni. Il pezzettino, quello importante che concepimmo con Germano allora, sempre per iniettare un po' di innovazione, era quello di sfruttare al meglio questa opera e far sì che questi segni, questa la sua presenza diventasse anche un qualcos'altro. Nel bando c'era proprio anche questa parte, come avrai visto non erano grandi punteggi, però l'idea di avere già dall'artista uno stimolo su quello che poteva essere la declinazione in oggetti di uso comune, che abbiamo chiamato così, ma sì, è ancora corretto chiamarli così. Però l'idea nostra è quella di dire vediamo che cosa esce fuori, vediamo cosa ci stimola e poi naturalmente immaginiamo di crearne qualcheduno, perché l'ambizione è far diventare come dire, questo artista, queste sue forme un po' una mascotte di questo territorio. Ciao. Ciao a tutta la troupe. Ciao, ti facciamo vedere adesso con i mezzi che abbiamo a disposizione, visto che abbiamo cercato di incontrarci in tutti i modi, ma ormai te sei impegnatissimo in giro per il mondo, direi a questo punto. Molta Europa, anche un po' di... Colpa nostra? Di questo siamo fieri e lusingati, naturalmente. È un box. Allora, praticamente dentro trovi un contenuto di figurine tue, confezionate ad hoc per l'occasione, che vengono rovesciate sul tavolo. Troviamo una bella base, sempre calamitata,
no? Sulla quale ognuno può sentirsi giovane muralista, così è stato anche intitolato il pacchetto. La cosa particolare è appunto che puoi costruirti i tuoi scenari e quindi animare il bimbo che pesca piuttosto che tutti i vari tuoi oggettini, ma altrettanto puoi comporlo su un frigorifero, su una parte metallica. Ragiona sul discorso, insomma, creatività dei più piccoli ma anche dei più grandi. Insomma, il tentativo è stato quello di fare un prodotto sicuramente simpatico, apprezzabile, giocabile il più possibile, e pur sempre mantenendo ovviamente il suo stile, che è il tuo naturalmente, che viene sempre in qualche modo rispettato. Va benissimo. Cerco di ambientare sempre le storie che voglio raccontare nella città, un po' perché voglio che siano delle storie contemporanee, quindi l'ambientazione contemporanea penso che sia quella urbana, perché la nostra vita adesso si svolge nelle città, il nostro habitat è quello lì metropolitano, urbano, dove ogni cosa è contaminata dall'uomo. Quindi sono stato a dipingere in Lussemburgo, Spagna, Ibiza, Roma, Londra. I muri più grandi che ho fatto sono qua a Torino. Sicuramente le ho riviste poco, le mie opere dal vivo, non questa la sto rivedendo adesso, ho lavorato talmente tanto che non avevo il tempo di ritornare sul luogo del delitto e godermele. Forse una delle mie preferite è quella lì in cui ci sono i due bambini che comunicano col telefono senza fili. Secondo me in quella lì ho lavorato veramente bene con il contesto. Poi più ostacoli ci sono intorno al disegno, più questi vincoli diventano uno spunto estetico, no? Per quello che faccio. Credo che sia un percorso che debba essere gestito in un modo meno da volontariati, molto più a livello organizzativo, a livello proprio comunale, non solo, deve entrare tra i circuiti di coloro che vengono a Torino per visitare. Impressionante, 250 metri quadri in 3 giorni, non credevo fosse possibile. Mi colpisce molto questo nesso, questa connessione tra arte e architettura, non solo perché disegna sull'architettura, ma perché disegna l'architettura nei suoi disegni. Attraverso comunque una forma d'arte molto semplice, lineare, ci fa capire che con un semplice disegno su una parete si può fare tanto, si può migliorare la qualità di un quartiere come barriera. Vorresti conoscere Millo? Sì, per capire la sua arte, che a me piace molto disegnare.